Benvenuti in un nuovo episodio di Der Urlauber Travel Update. Oggi vi porterò in un'avventura mozzafiato lungo la magnifica Costa dei Dei e la Costa Viola, alla scoperta di alcune delle località più affascinanti della Calabria. Visiteremo Tropea, Pizzo, Scilla e Reggio Calabria. Faremo un rapido escurso sulle cose più belle da vedere seguendo questo itinerario, per poi approfondire con altri video che seguiranno qui su questo canale le bellezze di questi luoghi, le spiagge, i miti e le prelibatezze da mangiare. Preparatevi a un viaggio indimenticabile. Sigla! Iniziamo il nostro viaggio appunto da Tropea, una delle gemme della costa calabrese. Qui ci troviamo di fronte a una vista spettacolare, la celebre chiesa di Santa Maria dell'Isola, che svetta maestosa su una rupe affacciata sul mare. La sua architettura gotica e il panorama mozzafiato vi lasceranno davvero senza parole. Non dimenticate di fare una passeggiata appunto nel centro storico, con le sue stradine acciottolate e i caratteristici negozi artigianali. Tropea è certamente un borgo da vivere sia di giorno, ma anche e credo soprattutto di notte. Visto che di giorno potrete notare come il sole accarezza le svariate bellezze artistiche, mentre la sera, quando la calura del giorno tende a scemare e le strade si colorano con delle magiche lucine, tutto il paese diventa davvero un luogo fatato. Noterete presto che le stradine sono costellate da piccole gelaterie e ristoranti e non potete farvi scappare nessuna delle delizie locali, come la gustosissima anduia per esempio, o i piatti con la celeberrima cipolla rossa di Tropea. Ma Tropea è sicuramente passata alla storia soprattutto per la bellezza delle sue spiagge, unica, per la bellezza della costa e la cristallinità dell'acqua. Tra le spiagge più famose della Costa dei Dei troveremo appunto le spiagge di Tropea, che si trovano sotto il santuario, tra la grotta del Palombaro e la grotta di San Leonardo. Un lembo di sabbia finissima e chiara che rende ancora più cristalline le acque di questa splendida costa. Se volete avere invece non solo una bellissima spiaggia, ma anche un fondale da paura, non fatevi scappare la Super Wild Paradiso del Sud, raggiungibile con una piccola scarpinata, oppure una bellissima spiaggia potrebbe essere quella dei Riaci, più facile da raggiungere ma con un fondale altrettanto mozzafiato. Pensate che le spiagge siano finite e invece no. C'è ancora da vedere la bellissima spiaggia di Grotticelle a Capo Vaticano, famosa per essere stampata sull'etichetta del famosissimo Amaro del Capo, ma soprattutto per essere una spiaggia fantastica con un fondale sia sabbioso che roccioso. Dimostra di essere davvero affascinante grazie anche a la miriade di pesciolini che potete vedere con le vostre maschere. Lasciamo Tropea e proseguiamo il nostro viaggio andando verso Pizzo, un affascinante borgo marinaro. Personalmente lo consiglierei come visita serale, ma questo lo deciderete meglio voi nel vostro viaggio. Qui non potete perdervi il castello di Murat, una fortezza risalente al XV secolo che offre una vista panoramica mozzafiato sulla baia. Altrettanto unica e da non perdere è la celebre statua del collezionista d'eventi. Davvero poetica, non trovate? Pizzo è anche famosa per il suo delizioso gelato tartufo, un'esperienza culinaria da non perdere assolutamente. Credetemi, potete divenirne dipendenti. E visto che Pizzo fa parte della bellissima Costa dei Dei, credetemi quando vi dico che il mare anche qui è davvero fenomenale. Ma attenzione, se avete tanto tempo e andate di giorno, date un'occhiata anche alla chiesa di Piedigrotta Museo Civico. Io non ho potuto, ma credo proprio che potrà stupirvi. È giunta l'ora di lasciare la Costa dei Dei per andare verso la cosiddetta Costa Viola. La prossima tappa del nostro viaggio infatti sarà Scilla, un incantevole borgo di pescatori. Qui la principale attrazione è il Castello Ruffo, un'imponente fortezza che domina il promontorio. Dal castello potete ammirare la vista panoramica sullo stretto di Messina e la pittoresca
spiaggia di Chianalea, con le sue caratteristiche case dei pescatori coloratissime. Ogni piccola via di questo piccolo porto è un quadro pieno di emozioni, colori e meraviglie. Fate attenzione a non lasciare Scilla senza assaggiare il pesce spada fresco nei ristoranti lungo il lungomare. Qui, grazie a una tradizione antichissima, si pesca questo fantastico pesce che viene magistralmente cotto dalle sapienti mani dei residenti. Ogni ristorante saprà stupirvi con le sue specialità, credetemi. Concludiamo il nostro viaggio a Reggio Calabria, la città principale della regione. Qui il Museo Nazionale della Magna Grecia è un must to see assoluto. Potete ammirare i famosi bronzi di Riace, 2 statue bronze di guerrieri greci risalenti al V secolo a.C., considerate tra le più belle opere del mondo greco antico. Dopo la visita al museo non potete non fare una passeggiata lungo il lungomare Falcomatà, spesso definito il più bel chilometro d'Italia. Godetevi la vista panoramica sullo stretto di Messina, ma anche gli eleganti edifici del corso Giuseppe Garibaldi e la decoratissima cattedrale Maria Santissima Assunta in cielo. E così il nostro viaggio lungo la Costa dei Dei e la Costa Viola giunge al termine. Tropea, Pizzo, Scilla e Reggio Calabria sono alcune delle meraviglie di questa regione italiana che ha da offrire. Spero proprio che abbiate apprezzato questa avventura virtuale e che possiate un giorno visitare personalmente questi luoghi incantevoli. Vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto e di inviare il video con un amico per organizzare le prossime vacanze insieme. E quindi, Giramondo, viaggiate sempre in compagnia di The Rule Lover. Ciao!